Se conosci già la parola dropshipping, molto probabilmente non ti servirà che ti spieghi che cos'è. E di video, articoli di blog, pagine, presunti esperti, ne è pieno il web. Tutti che ti vogliono vendere un corso, spiegare come fare dropshipping, farti capire che c'è un guadagno facile magari. Beh, ti do una notizia, se ancora non l'hai capito sono tutte balle. E ora ti spiego il perché. Io sono Giorgio Sanna e tu sei su Webita. Nella miriade di corsi online che vengono venduti ogni giorno, quelli sul dropshipping sono tra i corsi più cercati e più acquistati. Questo perché chi fa i corsi, molte volte, sottolinea il fatto che fare dropshipping è semplice e fa guadagnare 1000 e 1000 euro al mese. Ma la realtà non è proprio così. E ora cercherò di spiegarti in questi 6 punti perché non è facile come viene detto, o come alcuni spiegano. Primo punto, il modello di business. Il modello di business è una delle prime cose che dobbiamo chiarire. Dobbiamo avere bene in mente che cosa faremo e la sua scelta fa parte della strategia di marketing che ti ho spiegato qui e che ti serve a capire molte cose prima di andare online con un prodotto, con la tua piattaforma o qualsiasi movimento commerciale tu voglia fare online. Sostanzialmente il modello di business non fa altro che descrivere cosa stai vendendo e a chi lo vorrai vendere. Ad esempio, se vuoi iniziare con un numero limitato di prodotti, vendere una specifica fascia demografica e a seconda di quello che scegli, appunto, organizzarti nel miglior modo possibile per avere un prodotto che arrivi facilmente ai tuoi clienti e che sia anche facile da produrre nel caso, o comunque da reperire. Sostanzialmente però il tuo modello di business sarà ovviamente fermo a quello che è il dropshipping, quindi al significato stesso, quindi trovare un fornitore che in qualche modo possa assicurarti di gestire la logistica, effettuare la spedizione e di non fare magazzino quindi. Però è importante che tu abbia in mente il modello di business per capire dove andrai a finire, come organizzerai le tue vendite. Quindi una volta capito innanzitutto quello che vuoi fare o quello che perlomeno hai in mente di fare, il secondo step molto importante e trovare i giusti fornitori. Sebbene è vero che il prezzo la fa da padrona e molti di coloro che infatti ti vendono i corsi o ti indicano delle guide ti orientano verso piattaforme come AliExpress o altre piattaforme simili per poter acquisire, quindi acquistare direttamente prodotti di interesse a costi risicati, quindi da cui puoi fare un buon margine, la verità è che l'altra cosa molto importante di un fornitore è la sua affidabilità. Su AliExpress infatti per la maggiore vengono venduti prodotti provenienti dalla Cina o da nazioni comunque molto lontane dall'Europa. Questo non solo è un problema per quello che riguarda la spedizione, per costi e tempi, ma soprattutto è un problema anche per l'affidabilità. Non è facile infatti trovare un fornitore così lontano che sia anche molto affidabile. Quindi nel momento in cui scegli il tuo fornitore per il prodotto che vuoi, tieni a mente bene l'affidabilità dello stesso. È un punto molto importante. Se manca un fornitore affidabile è probabile che non ti convenga neanche iniziare a fare dropshipping. Terzo punto fondamentale, come tutti gli altri 5 che vedremo, è la piattaforma online che devi scegliere per poter vendere i tuoi prodotti. Facciamo subito una macro distinzione. C'è una piattaforma online proprietaria, quindi di tua proprietà, e piattaforme invece che non sono di tua proprietà, ma dove puoi aprire un account per cominciare a vendere, i marketplace. Ovviamente possono essere entrambi valide, sempre se hai un buon prodotto, ma sono logicamente molto differenti tra loro, sia per il modello di business che hai deciso nel primo punto, sia per ovvie ragioni tecniche. Brevemente ti posso dire che i marketplace hanno il grosso vantaggio di esistere da anni e di essere molto visitati, quindi se tu hai un prodotto efficace con un buon prezzo, grazie al fornitore che hai trovato prima, molto probabilmente riuscirai a fare molte vendite. Al contrario, la piattaforma proprietaria invece ti permette di avere una piattaforma tutta tua, dove potrai gestirla nella migliore maniera, a tua discrezione, personalizzandola totalmente, ma al contrario dei marketplace, all'inizio specialmente, non avrai visite da nessuno. Quindi potrai lavorare molto di brand, lavorare per una raccolta di lead, se non sai cosa sono te lo spiego qui, e sostanzialmente quindi avere una propria piattaforma con un proprio brand online, cosa che ovviamente in un marketplace non puoi fare. Il mio consiglio, se è nelle tue possibilità, è di andare su entrambi, perché una non esclude l'altra, ma ovviamente dipende molto dal budget che hai a disposizione. I marketplace hanno un costo, come anche la realizzazione di un sito, e ovviamente dal modello di business che hai deciso nel primo punto. Tra le piattaforme siti web che mi sento di consigliarti, sicuramente c'è WooCommerce. Sebbene infatti richieda una certa competenza tecnica per poterlo installare, configurare, personalizzare e agganciarlo magari anche ad altre piattaforme, stiamo parlando di una piattaforma totalmente gratuita, tant'è che è open source. Ci sono anche altre soluzioni open source, vedi Magento, PrestaShop, ma sono tutte soluzioni
un po' più complicate, dove se ti mancano delle basi prettamente tecniche ti sarà difficile anche solo installarle. WordPress accoppiato con WooCommerce invece è una soluzione dove sì ti serviranno sempre delle capacità, delle competenze tecniche di base, ma sarà più semplice gestirlo e configurarlo. In ogni caso, se proprio non riesci con queste piattaforme open source a installare il tuo sito web, la soluzione è o ti fai aiutare da qualcuno che lo sa fare, quindi un webmaster, che ovviamente avrà un costo, oppure scegli soluzioni diverse come può essere Shopify, più semplice da capire, più semplice da gestire, che però non è open source e ha un costo mensile. Se poi nessuna di queste soluzioni e installare un sito web a te non interessa affatto, la cosa che puoi fare è aprire un account su Seller Central, sto parlando di Amazon, registrarti quindi come venditore, oppure su altre piattaforme simili, vedi eBay. Lì avrai dei costi mensili se vuoi essere un venditore professionista, e nel tuo caso ovviamente se vendi dei prodotti lo dovrai essere per forza, più dei costi sulla singola vendita. In genere si trattano di percentuali che possono variare dal 6 fino all'11% a seconda della categoria del prodotto che vuoi vendere. Quarto punto fondamentale per fare veramente dropshipping è la ragione sociale. Molti pensano che si possa vendere online anche in maniera continuativa senza aprire una partita IVA. Beh, almeno per lo Stato italiano sicuramente non è così. Se si vuole vendere in Italia in maniera continuativa anche sul web è necessaria una partita IVA. E attenzione, non una partita IVA qualunque, ovviamente deve essere una partita IVA che ti permette di vendere prodotti online. È possibile poi alla Camera di Commercio riuscire a trovare una sigla adatta per poter vendere qualsiasi tipo di prodotto o più o meno una fascia abbastanza larga di prodotti, questo per mantenerci più larghi se non sappiamo precisamente che cosa andremo a vendere, ma è necessario comunque avere una partita IVA e quindi pagare le tasse. Per questo ti consiglio di rivolgerti a un commercialista il prima possibile se tu vuoi fare dropshipping realmente. Il commercialista quindi ti consiglierà per la tua situazione qual è l'inquadramento più adatto per aprire una partita IVA e ti spiegherà quali tasse ci sono da pagare, se dovrai pagare o meno IVA a seconda dell'inquadramento che andrai a fare e tutti i cavilli burocratici che sono legati per forza di cose all'apertura di una partita IVA. Il punto sul pagamento dell'IVA rispetto ai fornitori dei prodotti che avrai scelto di vendere è un punto fondamentale. Su quello ti consiglio infatti di insistere col tuo commercialista per spiegarti bene come gestirla. Il tuo fornitore infatti probabilmente non inserirà l'IVA nella fattura che ti farà e se non la inserisce tu dovrai aggiungerla nel momento della vendita. E visto che si tratta del 22% rispetto a quello che andrai a vendere, nel momento in cui ti andrai a calcolare il margine reale tra quello che acquisti e quello che vendi, sicuramente dovrai inserire anche il 22% di IVA. Su tutto comunque ti consiglio di nuovo di sentire un bravo commercialista o magari anche di più per farti un quadro generale ma ancora meglio specifico della tua situazione e quindi capire effettivamente se il prodotto che vai a acquistare dal tuo fornitore e poi a rivendere in dropshipping ha reale mercato e se è concorrenziale anche aggiungendo il 22% di IVA. Quinto punto fondamentale per fare dropshipping online è scegliere o comunque avere dei canali di vendita che siano efficaci. Come accennato prima, i canali di vendita possono essere anche marketplace, oppure anche collegarsi a tanti comparatori online che ci sono, quindi altre piattaforme web, con i propri prodotti su questi comparatori, quindi avere una maggiore visibilità e visite sulla propria piattaforma online. Per questo, ancora prima, tra i punti fondamentali per fare dropshipping, ti ho voluto inserire propri canali di vendita. Dovrai scegliere se andare su comparatori di prezzo, su marketplace, perché no, pagare pubblicità su comparatori conosciuti come Google Shopping o tanti altri che ce ne sono online. Ovviamente ogni comparatore o marketplace ha un costo a sé e quindi anche a seconda del budget iniziale che ti puoi permettere dovrai capire se andare o meno. In linea di massima i comparatori a mio parere sono da inserire tra i canali di vendita. Ti danno visibilità, ti portano traffico e se hai un buon prodotto ti fanno fare anche parecchie vendite. È ovvio che hanno un costo. Solitamente hanno un costo fisso mensile più il costo per click. Sesto e ultimo punto che non è da sottovalutare come tutti gli altri del resto è quello di conoscere bene il proprio prodotto. Uno degli sbagli che io ho visto fare durante il lavoro che faccio tutti i giorni come webmaster, digital strategist è proprio quello. C'è gente che vuole vendere qualcosa senza conoscerla. Beh, semplicemente non si può. Quello che infatti non viene calcolato al momento della vendita è l'assistenza che bisogna fare post vendita. Se non si conosce il prodotto che si è appena venduto, oltre a dare un'assistenza pessima nel post vendita, perché non si riesce a spiegare magari anche una cosa basilare
su quel prodotto, non si riesce neanche a capire che cosa stiamo acquistando dal nostro fornitore, se è valido, se è affidabile. Quindi se non si ha un background su quel settore di quei specifici prodotti che andiamo ad acquistare, il mio consiglio è comprateli e testateli. Senza testarli infatti non potete conoscere certamente quanto sono validi, quanto sono resistenti o le varie specifiche, quindi fare assistenza vi risulterà molto complicato e allo stesso tempo non sapere quello che state vendendo non vi permette di essere sicuri neanche del tipo di pubblicità che fate al prodotto. Quindi il mio consiglio è ok fare dropshipping, ma dovete conoscere bene quello che state vendendo. Questi quindi in maniera molto riassuntiva sono i 6 punti che ti ho voluto mettere avanti per farti capire quello che io considero fondamentale per avviare un'attività di dropshipping. Torno a ripeterti che senza questi 6 punti bene in mente, fare dropshipping è praticamente impossibile. In generale poi ti voglio consigliare di diffidare assolutamente chi ti vende 1000 euro di fatturati mensili con dei semplici corsi. Sono tutte cavolate. Se ti è piaciuto questo video ti ricordo di mettere un mi piace, iscriverti al canale, in modo che puoi restare sempre aggiornato sul mondo del web e tecnologie e avere consigli. Ciao!